Un altro passo avanti, sempre più verso il nuovo mondiale per club, il progetto che la FIFA sta cercando di lanciare per far sfidare i migliori club al mondo. Questa è l'idea che il massimo organo calcistico sta cercando di portare avanti, formulando, presentando una nuova formula ancora più estrema della competizione che già conosciamo, una formula che vuole passare dagli attuali 7 club che sono coinvolti nella manifestazione a ben 32 squadre partecipanti a partire dall'edizione del 2025, che si giocherà in estate, nel periodo giugno-luglio, e si giocherà poi ogni 4 anni, quindi una profonda rivoluzione. La formula non è ancora ufficiale, non è ancora sicuro, dovrebbe essere in linea poi con quella del mondiale per nazionali che già conosciamo, ovvero 8 gruppi da 4 squadre ciascuno e poi fase ad eliminazione diretta dagli ottavi di finale in poi. E dicevo, nelle scorse ore, dopo il primo annuncio che c'era stato già a dicembre da parte del presidente FIFA Infantino, sono arrivate delle novità, un ulteriore passo in avanti che arriva dal Consiglio della FIFA, che ha annunciato anche come verrebbero distribuiti i posti per le varie confederazioni continentali. Quindi in questo nuovo format 4 posti su 32 andrebbero all'Africa, altri 4 al centro e Nord America, 6 posti al Sud America, un posto all'Oceania, un posto al paese ospitante di questa manifestazione. Ad oggi non sappiamo ancora quale sarà il paese che ospiterà la prima edizione e ovviamente non sappiamo quelle successive. Infine 12 posti verrebbero assegnati all'Europa, 12 posti l'Europa, quello che ovviamente interessa più da vicino noi. E quindi che cosa deve fare l'Inter? Veniamo a noi. Che cosa deve fare l'Inter per poter rientrare in uno di questi 12 posti, per rientrare se vuole partecipare a questo nuovo format del mondiale per club? Ne parliamo nell'episodio di oggi, quindi amiche ed amici passioni interisti, ben ritrovati in questo nuovo episodio. Vi chiedo subito un bel mi piace per sostenerci, per far andare in hype ovviamente il nostro contenuto di oggi, come dicono quelli bravi. Se volete iscrivetevi al canale, così fate crescere il nostro canale e non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti e delle nostre analisi che vi portiamo ogni giorno. Oggi è un'analisi un po' più particolare perché sono circolate in queste ore appunto delle novità secondo me molto interessanti su una competizione che comunque ha un grande fascino. Anticipo subito che c'è un dibattito ancora aperto attorno a questo nuovo progetto perché non possiamo definirlo ancora oggi ufficiale. Ci sono dei movimenti che sono anche contrari e che stanno spingendo affinché non si realizzi. Devo dire però che dal mio punto di vista ci sono dei validi motivi che mi fanno pensare o comunque mi fanno sospettare che poi in realtà il progetto possa andare a buon fine. Intanto perché già nel 2021 era praticamente tutto pronto per una nuova formula con 24 squadre che si sarebbe dovuta giocare in Cina. Poi la pandemia ha fatto slittare tutto, i tornei sono scivolati al 2021 e di fatto quella formula quindi è saltata. Ora la FIFA ha ripreso in mano questo file, diciamo, e lo ha fatto con un rilancio addirittura, passando quindi non più a 24 squadre, ma direttamente a 32 squadre. Parallelamente ha fatto un po' la stessa cosa anche col mondiale per le nazionali che passerà poi a 48. Seconda cosa secondo me interessante è che la FIFA ha annunciato in queste ore dei bilanci notevolmente in attivo ed in crescita. Per il prossimo triennio si prevede un'ulteriore crescita dei bilanci della FIFA e quindi allo stesso modo ha già preannunciato investimenti, diciamo, molto, molto rilevanti, ecco, anche su questa manifestazione per cercare di convincere i migliori club al mondo a partecipare, a prendere parte a questa manifestazione. Non so se tanti soldi, migliori club al mondo, vi ricorda vagamente qualcosa. Chiudo questa parentesi qui. Nel frattempo, comunque, stanno già emergendo dei rumors e dei dettagli su questa competizione. Ripeto, in questo momento non sono stati ancora ufficializzati, non sono ufficiali nemmeno i criteri, diciamo, per la qualificazione in questi slot assegnati. Quindi ad oggi ufficialmente non sappiamo in maniera certa
con quali risultati si accede a questa manifestazione, ovvero quali risultati bisogna ottenere per rientrare nelle 12 grandi squadre europee che rappresenteranno l'UEFA in questo mondiale per club. Sappiamo soltanto che comunque 4 squadre saranno le 4 vincitrici delle ultime 4 Champions League dal 2022 in poi. Quindi di fatto il Real Madrid è già la prima squadra sicura di partecipare anche al prossimo nuovo mondiale per club con questo nuovo format. Poi chi vincerà questa edizione della Champions League e le prossime 2 edizioni andranno a completare questo pacchetto delle prime 4 squadre che si prendono i primi 4 slot. Restano poi 8 slot da assegnare e su come verranno assegnati questi 8 slot ci sono anche qui delle indiscrezioni con 2 possibili direzioni. Una probabilmente più complicata da ottenere per l'Inter, che è la cosa che ci interessa, un'altra invece forse un po' più alla portata. Parto da quella più difficile da ottenere. Infantino, il presidente della FIFA, inizialmente aveva fatto cenno, aveva fatto qualche riferimento ad una possibilità di accedere tramite inviti, soprattutto per la prima edizione della nuova manifestazione. Si era ipotizzato quindi che il primo torneo col nuovo format potesse essere, diciamo, potesse vedere protagonisti dei club chiamati direttamente dalla FIFA, club quindi che hanno un maggiore prestigio anche a livello storico e anche diciamo per numero di tifosi in tutto il mondo, a prescindere dai meriti sportivi e dai risultati. Sembra un'ipotesi già accantonata, mentre da quello che leggo in giro, bisognerebbe prestare attenzione ad un'altra idea, cioè di riservare dei posti non solo alle vincitrici delle 4 edizioni di Champions League, ma anche alle 4 vincitrici dell'Europa League e addirittura qualcuno ipotizza anche le vincitrici della Conference League. Quindi di fatto chi in questi anni va a vincere le competizioni, le 3 competizioni europee, si prenota il posto anche per il mondiale per club. In questa ipotesi estrema, quindi i 12 posti tutti bloccati dalle squadre che sollevano un trofeo europeo, nel nostro caso l'Inter ovviamente se vuole accedere a questo ricco torneo, a questa nuova manifestazione, per forza di cose deve vincere almeno un anno, almeno una delle 3 competizioni europee nel quadriennio che porta al mondiale per club. Al momento sembra questa forse un'ipotesi un po' difficile, anche perché la Conference League potrebbe far vincere una squadra non di primissimo piano e nell'obiettivo della FIFA di far affrontare i migliori club al mondo, tanti club europei importanti rischiano di rimaner fuori in favore di club della Conference League che magari non sono di primissimo piano. Quindi sembra questa un'ipotesi difficile. Per il momento quindi rimaniamo sulle 4 vincitrici della Champions League, magari al massimo le 4 vincitrici dell'Europa League, però rimaniamo al momento sulle 4 vincitrici della Champions League, tenendo presente che comunque questa è un'ipotesi da non scartare o comunque della quale qualcuno sta parlando. La seconda strada invece, quindi dell'assegnazione degli 8 posti rimanenti, è una strada che, tra virgolette, dico un po' più semplice, perché con i 4 posti bloccati alle vincitrici della Champions League, gli altri 8 sarebbero assegnati, secondo alcune indiscrezioni, in base al ranking UEFA delle ultime 4 stagioni. Il ranking UEFA penso che ormai saprete che cos'è, è una classifica di fatto che si basa sui risultati ottenuti dalle squadre nelle competizioni europee ogni anno di fatto, quindi in base alle vittorie che una squadra fa e quindi a dove arriva ogni anno nelle competizioni europee, questa squadra ottiene un punteggio che genera poi una classifica e genera questo ranking per le squadre europee. Più in alto sei in classifica, più hai dei vantaggi di fatto, hai vantaggi ai sorteggi di Champions, lo sappiamo benissimo, l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle, perché finisci in seconda fascia piuttosto che in terza o in quarta. E con questo nuovo format, quindi, inoltre si aggiunge un altro vantaggio: se dovesse essere confermato questo criterio, più sei in alto, più hai possibilità di accedere anche al mondiale per club. Quanto è difficile questa strada, cioè passare per il ranking UEFA? Vi condivido lo schermo per vedere qual è il ranking attuale e farci sopra delle considerazioni. In questo momento, nel momento in cui registro, è iniziato questo turno di ottavi di finale, l'Inter deve ancora giocare, c'è il Bayern Monaco a guidare la classifica con il Manchester City dietro. L'Inter
nel momento in cui registro è 15ª per i risultati degli ultimi 5 anni, includendo quindi, questa stagione in cui deve ancora giocare gli ottavi di finale di Champions con il Porto, lo ripeto, e ha già, 16.000 punti quest'anno. 16.000 che possono ovviamente aumentare, 16 punti, diciamo 16, non 16.000, ma comunque mettiamo che rimaniamo a 16. 16 è un punteggio in media rispetto agli ultimi 5 anni dell'Inter, se consideriamo che abbiamo fatto 15 nella stagione 18-19, poi 25 con l'exploit della finale di Europa League, l'anno dopo l'exploit al contrario con 9.000 uscendo ai gironi, poi di nuovo 18.000 l'anno scorso uscendo agli ottavi di finale contro il Liverpool. Quindi anche quest'anno siamo più o meno nella media dei 5 anni, una media che ci vale dunque più o meno il 15° posto. Probabilmente se si esce agli ottavi di finale col Porto c'è il rischio concreto che alcune squadre ci possano sorpassare in classifica. Lo stesso Porto, per esempio, dovesse sorpassarci vincendo andata e ritorno, ecco, ci farebbe scalare ulteriormente delle posizioni. Mettiamo comunque un 16° posto dell'Inter in questo ranking attualmente. Col 16° posto l'Inter, mi viene abbastanza semplice pensare che le 4 squadre che vincono la Champions League in questi 4 anni saranno nelle prime 15 posizioni del ranking. Quindi io immagino che Real Madrid già c'è davanti, le prossime squadre che vinceranno la Champions ci saranno davanti nel ranking. Quindi 4 posti vanno sottratti, vanno via perché hanno già il pass delle vincitrici della Champions. Tramite il ranking, dunque, gli altri 8 slot andrebbero alle squadre fino al 12° posto di questa speciale classifica. 12° posto che oggi lo vediamo occupato dal Borussia Dortmund che ha 84 punti. In realtà 84 non sono molti in più rispetto ai punti dell'Inter. Di fatto è ad un pareggio di distanza dall'Inter. Quindi l'Inter non è così distante da questo 12° posto che può valere l'accesso al mondiale per club, secondo questo criterio, nel caso in cui fosse confermato. Per cui, in pochissime parole, se viene confermata questa soluzione con le 4 vincitrici della Champions dal 2022 al 2025 e le prime 8 squadre del ranking nei 4 anni che non hanno il pass quindi da vincitrice della Champions, per accedere a questa nuova manifestazione l'Inter dovrebbe o vincere la Champions League, quindi e ovviamente ce lo auguriamo e lì avrebbe di diritto il posto per aver vinto la massima manifestazione europea, oppure se proprio non la vinciamo noi sicuramente ci darebbe una grande mano e farebbe aumentare le chance di rientrarci, se a vincere saranno 4 squadre tra quelle che ci stanno avanti nel ranking, magari 4 squadre differenti che ci stanno davanti. Noi però nel frattempo abbiamo l'obbligo di confermarci almeno sempre agli ottavi di finale di Champions League. Fare magari qualche punto in più nella fase a gironi aiuterebbe sicuramente e poi piazzare almeno un exploit, se non 2, nelle manifestazioni europee. E per exploit intendo una semifinale e un quarto di finale, una finale oppure 3 volte su 4 ai quarti di finale, magari arrivare in finale di una competizione di un'Europa League, per esempio. Tutte cose che in poche parole bisogna tornare ad essere protagonisti in Europa, che è quello che ovviamente dall'Inter ci aspettiamo. Questo quindi per la situazione dell'Inter. Poi io non so francamente quanto questo torneo possa sfondare, nel senso che la formula ricalca il mondiale per le nazionali, ma non sono sicuro che avrà lo stesso impatto mediatico, anzi. Le nazionali comunque muovono tifosi di più squadre che si aggregano per seguire il proprio paese, no? E poi anche un altro fattore importante, secondo me, dal punto di vista tecnico, con le nazionali i livelli tecnici si livellano di più, secondo me, perdonatemi per il gioco di parole, però è tutto molto più livellato tra le nazionali, a parte alcune che sono palesemente più forti. In questo caso, invece, con i club, un Manchester City o un PSG che affrontano una squadra australiana o messicana, muove interesse fino ad un certo punto ai non tifosi di quella determinata squadra. Magari i tifosi locali del paese che ospita la manifestazione vanno pure a vedere il Manchester City nel proprio stadio, eccetera, eccetera. Però, che ne so, un Napoli Al-Ahly
non so quanto possa smuovere interessi in generale, se non le strette tifoserie delle 2 squadre appunto. E se devo vedermi poi le squadre europee ogni anno, anzi ogni 4 anni contendersi questo trofeo tra di loro, ho direttamente già la Champions League in Europa che me la guardo ogni anno. Quindi non lo so, è un'idea sicuramente intrigante, non sono ancora convinto appieno di questo format, non so quanto possa sfondare, non credo sinceramente che possa diventare come il mondiale per le nazionali, però non voglio influenzarvi, voglio sapere anzi la vostra opinione, che cosa ne pensate anche voi, se vi piace questo possibile nuovo mondiale per club oppure no. Fatemelo sapere nei commenti, così poi lo approfondiamo anche in diretta e interagiamo insieme. Se vi fa piacere ne parliamo anche nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club, dove stiamo preparando insieme anche nuovi format che lanceremo nelle prossime giornate. Vi lascio con in descrizione un altro approfondimento da non perdere. Per chi ci ascolta in podcast vi basta cliccare sul link che trovate in descrizione, per chi ci segue da YouTube vi basta guardare proprio qui.